Ciao e bentornata o bentornato sul nostro canale. Ma se è la prima volta che vedi un mio video, allora benvenuta o benvenuto. Io sono Francesca, un'insegnante di italiano per stranieri da più di 20 anni ed insieme alle mie colleghe siamo le fondatrici di Classe Italiana. Prima di iniziare con l'argomento del video di oggi, voglio ricordarti che se ti iscrivi alla nostra newsletter puoi ricevere ogni volta che pubblichiamo un video come quello mio di oggi un materiale molto utile. È la spiegazione dell'argomento del video e anche gli schemi grammaticali ed è gratuito, è un regalo che noi facciamo a te che sei iscritto alla nostra newsletter. Quindi se non lo hai ancora fatto, vai sul nostro sito classe-italiana.com e nella home page vai in fondo alla pagina ed iscriviti alla nostra newsletter. Ti aspettiamo! Ma adesso iniziamo con l'argomento del video di oggi. Quest'estate è davvero caldo e non solo qui in Italia. Chi può va in montagna per cercare un po' di fresco. E qualche giorno fa, mentre parlavo con una mia amica che è in montagna sulle Dolomiti, un posto che io adoro, lei si lamentava che anche in montagna fa caldo in questo periodo e io ho risposto un po' sorpresa con questa frase: sentissi che caldo a Roma. Ecco, sentissi che caldo è l'argomento del video di oggi. Allora, sentissi è la seconda persona singolare del verbo sentire coniugato al congiuntivo imperfetto. Bene, ma incominciamo ad analizzare questa frase facendoci un po' di domande. Sentissi è il congiuntivo. Bene, ma c'è qualche verbo, congiunzione o espressione da cui dipende questo congiuntivo imperfetto sentissi? No, questo congiuntivo non dipende da nulla. Seconda domanda, ma perché congiuntivo imperfetto? Si riferisce a qualcosa nel passato? No, si riferisce al presente. E allora perché in questa frase io ho espresso la mia sorpresa con un congiuntivo imperfetto? Sentissi che caldo a Roma. Generalmente noi siamo abituati a trovare il congiuntivo in frasi dipendenti, secondarie, che dipendono appunto da verbi, espressioni o congiunzioni. Chi studia il congiuntivo sa che è un argomento vasto. Invece questa frase è un esempio dell'uso del congiuntivo in proposizioni indipendenti. È uno degli usi perché ci sono altri usi in cui il congiuntivo appunto si utilizza in frasi indipendenti e nei prossimi video li vedremo insieme. Ma questo congiuntivo come si chiama? Cosa esprime? Si chiama congiuntivo esclamativo perché appunto esprime una esclamazione. Generalmente noi rispondiamo o commentiamo con un'esclamazione quando vogliamo enfatizzare quello che stiamo dicendo o catturare l'attenzione della persona con la quale stiamo parlando. E un'esclamazione può esprimere una meraviglia, sorpresa, gioia, ma anche dolore, fastidio, critica, rabbia. Utilizziamo la seconda persona singolare tu o la seconda persona plurale voi, coniugati al congiuntivo imperfetto o trapassato di alcuni verbi. Generalmente molto usati sono il verbo sentire, sapere, vedere. Vediamo alcuni esempi insieme. Ho discusso con Paolo, sapessi che mi ha detto. Sono andata in Sardegna, avessi visto che mare stupendo. Oppure bevo un caffè
e apprezzo il gusto di questo caffè, io potrei dire sentissi che buono questo caffè. Oppure con il soggetto voi, vedeste com'è bella Roma di sera. Qualche volta potremmo trovare queste frasi esclamative precedute da se, ma non è fisso, lo possiamo mettere come ho fatto io negli esempi visti insieme. Ma per esempio io potrei dire nell'ultima frase se vedeste com'è bella Roma di sera. Bene, spero che il mio video ti sia utile. Il congiuntivo è un argomento molto interessante da studiare ed insieme vedremo ancora altri usi nelle proposizioni indipendenti nei prossimi video. Intanto però puoi metterti alla prova con una piccola attività che ho preparato per te. Trovi il link di questa attività nella descrizione al video. Ma sono curiosa di leggere anche i tuoi commenti. Scrivimi magari qualche esclamazione che ti viene in mente proprio con i verbi sapere, sentire, vedere usati al congiuntivo imperfetto o trapassato per esprimere appunto una esclamazione. Allora ti aspetto nei commenti e al mio prossimo video. Ciao e grazie!